In commercio se ne trovano tanti, di tanti tipi, però Antonio ha voluto costruire un mobiletto porta attrezzi capace di spostarsi in ogni angolo del laboratorio laddove serve. Anche se il mio amico e maestro ha dimenticato di fare una breve introduzione per presentare il lavoro, ma io lo perdono. Sapete, alla sua età una dimenticanza può capitare. Ecco, la presentazione l'ho fatta io. Lo vedete? Come al solito, tocca sempre tutto a me. La lista della spesa consta di due tavole di pinus radiata di centimetri 120 x 30 x 2, da cui ricaveremo le due fiancate di 84 centimetri, il piano superiore e la base del mobile. Questi ritagli serviranno per ripiani e cassetti. E ancora perline per il fondo. Preparata la giusta distanza della guida, iniziamo a tagliare. Poteva andare tutto liscio secondo voi? Cuffia e fermo della slitta hanno deciso di litigare. Eppure ad Antonio lo ripeto sempre di fare tutti i controlli prima di iniziare un lavoro. Comunque si fa presto a rimediare con una piccola correzione. E si può completare il taglio. Con una serie di passate stiamo creando le scanalature profonde 3 mm per il ripiano centrale e per i cassetti. Verifichiamo il risultato, di cui siamo abbastanza soddisfatti. Ecco le due fiancate, insieme al top e alla base con le corrette fresate. Qui rifiliamo la tavola della base. Sulle fiancate e sul top creiamo una battuta idonea ad ospitare il fondo. Levighiamo con una orbitale prima del montaggio
e facciamo dei prefori con svasatura per le viti. Un filo di colla e avvitiamo la base. Poi il ripiano centrale. E controlliamo che tutto sia in squadra. Utilizziamo le perline per tamponare il fondo del carrello. Osserviamo la struttura con le fresate e con il top appoggiato sopra. Riprendiamo il top e tracciamo un reticolo che ci indicherà dove fare i fori per gli utensili. Quindi foriamo con una punta da 2 mm. I piccoli fori sono ben in squadra. Saranno la nostra guida per allargarli con una punta Forstner. Ed ecco il risultato finale. I fori sono di dimensioni diverse per adattarsi a utensili diversi e vanno da 16 a 25 mm. Finora il top era solo appoggiato sopra, ma prima di fissarlo Antonio dà alcune mani di vernice. Stessa cosa fa con tutto il mobile. Vittore, ti voglio parlare. E non mi hai avvisato. Ma mentre tu finisci, io vado a cambiarmi per darti una mano. Alcune vecchie ruote di recupero vengono adattate al nostro mobile, consentendogli di essere pilotato accanto al tornio. E quindi ce lo possiamo portare al guinzaglio in ogni angolo del nostro lab. E tenere tutto disponibile e in ordine. Sgorbie, calibri, punte, mandrini e tutto il resto. Mentre i cassetti e i ripiani possono custodire materiale di vario tipo.